Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro o Luna o Venere in Toro, solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà questo agosto 2025, iniziando con una bella croce celtica per vedere tutto quello che la tua anima metterà in scena, narrandoci tutti i fatti, gli accadimenti e le energie principali. Poi andremo ad approfondire l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito. Toro, agosto 2025, qual è la narrazione della tua anima in questo mese? Cosa accadrà? Allora, il presente, come inizia il mese, l'ostacolo, sfida principale, le radici della situazione, poi il passato recente, cosa ha portato alla situazione attuale, poi la possibilità alta, quindi il futuro immediato nella prima parte del mese, come ti approccia la seconda parte del mese di agosto, le influenze esterne, le speranze e le paure e poi l'esito finale del mese. Allora, ci spostiamo un po' di qua. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Andiamo a vedere adesso la situazione attuale, il punto di partenza, come stai vivendo o come vivrai la prima parte del mese. Allora, la papessa, qua la papessa nella prima parte del mese ti invita a stare nelle tue domande interiori, non nelle risposte, ma nelle domande. C'è silenzio nella prima parte, come situazione attuale c'è silenzio, che forse ti può pesare questo silenzio, no? È come se fossi seduta o seduto davanti a un velo sottile e dietro c'è un segreto che riguarda te. Quindi questo silenzio... interessante, qual è la sfida? Ci picchia il sole. Questo è un paradosso, è meraviglioso, cioè il sole è l'ostacolo. Perché? Perché forse temi di mostrarti per davvero, temi di far vedere la tua luce, di uscire allo scoperto, no? Di uscire da questa papessa in ombra e dire eccomi, questa sono io, questo sono io. E potresti anche incontrare delle persone con questa sfida che incarnano questa luminosità, potrebbe essere un amico, un'amica, un figlio, una figlia, un amante, che ti provocano con la loro trasparenza. Mi spiego? Sì, è la provocazione della trasparenza. Vediamo un po' quali sono le radici della situazione. Il cavaliere di denari qua mi sta dicendo che da tempo stai costruendo qualcosa con pazienza, progetti concreti, il lavoro, la stabilità economica. C'è un uomo qui o un'energia maschile che incarna questa costanza, che può essere o sei tu stesso, se sei uomo, oppure un'energia maschile, può essere anche la tua se sei donna interna, nella tua parte più pragmatica, no? Che hai lavorato tanto minuziosamente. Vediamo che è successo nel passato recente. Qua abbiamo la temperanza. Hai cercato equilibrio, guarigione, forse anche compromessi nel passato, il mese scorso per esempio, forse un percorso di salute o di pace interiore. Sei arrivata fino a questo momento di agosto con molta dolcezza, cercando di tenere insieme i pezzi, ok? Questo mi dice. E qua c'è una bella sfida che riguarda proprio la tua essenza di come sei rinata o rinato, Vediamo il possibile, in questo mese c'è la luna, il cielo della tua prima metà di agosto è un cielo, come dire, pieno di misteri, ecco perché la papessa. È più un cielo onirico,
Cioè, mi dice che nella prima parte d'agosto puoi entrare in contatto con parti di te ancora in ombra, anche con dei desideri sotterranei, anche con paure non risolte, no? È come se mi dicesse questa carta, un sogno importante potrebbe rivelare tutto. Un sogno importante potrebbe rivelare tutto. Mm. Vediamo il futuro immediato, andando verso la metà del mese. Qua abbiamo un 5 di coppe, mi dice che verso la metà del mese potresti sentire un vuoto, una piccola delusione o una grande delusione, una perdita emotiva, forse un allontanamento, oppure una nostalgia che brucia, però questo 5 di coppe, come vi dico sempre, sapete nei tarocchi di Rider-Waite, dei Rider-Waite, le due coppe vuote, le due coppe piene sono dietro al protagonista, no? E il protagonista si concentra sulle coppe versate, quindi che cosa ci insegna questa carta? Due coppe restano in piedi dietro di te, quindi mi dicono che nella seconda parte del mese, non tutto, come inizia diciamo la metà del mese, non tutto è perduto, mi dicono. Ok? Andiamo a vedere, proseguiamo. Seconda parte del mese, come ti senti? Il 10 di bastoni, nella seconda metà di agosto ti senti schiacciato dai doveri, mi sa, dalle aspettative, dal peso del mondo, stai portando troppo forse. Forse hai molte responsabilità. Quindi il messaggio forte dei 10 bastoni è: lascia andare ciò che non è più tuo da portare, delega le responsabilità, mi dice. Va bene? Vediamo cosa c'è l'ambiente esterno. 8 di denari, lavoro, lavoro. Intorno a te persone dedite al lavoro, agli impegni quotidiani. E anche il tuo lavoro stesso potrebbe portarti un peso. Cioè potresti essere circondato o circondato da chi è immerso nella routine o in progetti pratici, e questo ambiente ti spinge a lavorare ancora di più, mi spiego. Ecco perché puoi sentirti un po' il peso, un po' schiacciata, un po' schiacciato. Vediamo nelle speranze o le paure. Temi un crollo qua, 10 di spade. Tu stai temendo un crollo o una fine drastica, però in segreto speri anche che qualcosa finisca per liberarti. Cioè questo 10 di spade è una morte simbolica, cioè un ciclo deve morire affinché tu possa rinascere. Sì, cioè sai quando comprimi la bottiglia poi scoppia il tappo? Così ti vedo. Vediamo a fine agosto come si conclude. Movimento rapido, cavaliere di spade. Fine agosto si chiude con un movimento rapido, cioè con una comunicazione tagliente, una verità che non può essere taciuta, e quindi potresti incontrare una persona decisa, diretta, o essere tu stessa o tu stesso a tagliare i nodi con coraggio. Cioè questo cavaliere porta chiarezza dopo tutta la nebbia della luna, la fatica del 10 di bastoni. Mi spiego? Potresti avere anche nella prima parte del mese con questa papessa, perché ci sono dei personaggi importanti qua, no? Anche una guida spirituale mi viene, una persona che per te è una guida spirituale, anche un terapeuta. Il sole mi parla anche di bambini, di persone gioiose, e puoi avere a che fare con persone anche qui che hanno costruito insieme a te dei progetti. Però qua ci sono, come dire, questa stesa mi sta parlando molto che per te agosto è una sorta di corridoio di sogni e anche verità nascoste. Ci sono delle parti silenziose come la papessa di te, oppure dei segreti che stai celando, qualcuno li cela, no? Che ti mettono in contatto con le tue profondità più occulte. Tu in questo mese temi di brillare come il sole, però il tuo cuore desidera, cioè il tuo cuore lo desidera questo, temi di brillare come il sole perché la tua ombra vuole parlare, vuole esprimersi come il sole, no? Abbiamo sole e luna. Verso metà mese qua io vedo come se dovessi accettare la perdita come una purificazione. Oppure può essere anche questa nostalgia, una purificazione, accetta l'emozione, fatti fluire dall'emozione come ci insegniamo sempre, no? Poi è come se mi dicesse la stessa: lascia cadere il peso che non ti appartiene più. Alla fine il cavaliere di spade ti libera
con la lama della chiarezza, cioè parla, decidi, taglia, così rinasci, mi dice. Ok? È una stesa iniziatica questa, eh? Vediamo un po' cosa mi dicono i mini tarocchi. Sulla luna 10 denari, è una qualcosa che ti preme dentro qua. La luna mi parla di questo desiderio inconscio delle tue ombre. Forse vuoi una casa, forse vuoi maggiore stabilità, forse una casa tutta tua, maggiore stabilità ancora di più. E allora ti devi far valere, mi dicono, però senza portarti il peso di responsabilità non tue per paura di non piacere. Mi spiego? Sì, vediamo il sole. Gli amanti. Può essere una persona che ami qui, che ti mette in faccia delle verità. Una persona che è molto trasparente e tu stai covando qualcosa all'interno per paura di essere veramente chi sei e di far venire fuori quello che c'è nel tuo inconscio. Questo è il senso della prima parte del mese. Gli amanti mi parla anche di scelte, di persone che ti mettono davanti il fatto di scegliere di dire la verità del tuo cuore qual è, senza paura del giudizio, di pregiudizi. Vediamo il 5 di coppe qua. L'imperatrice, qua ci sei tu. Allora, qua mi dice che tu vuoi, per avere tutto quello che vuoi tu, è necessario che tu ti mostri per quello che vuoi tu, per quello che sei. Le grandi probabilità di successo ci sono soltanto se tu ti mostri totalmente nella tua essenza, che significa anche rivelare delle verità scomode. Ok? Magari ci sono persone che non ti hanno trattato così come volevi in questo mese, perché tu stavi covando dentro delle cose, coverai dentro delle cose. Mi raccomando a quello che ti sto dicendo. Appena senti questo campanello di allarme, parla, va bene? 8 di denari. Influenze esterne, asso di spade. L'esterno ti chiede proprio di lavorare, qua io ti vedo molto al lavoro e ci sono anche comunicazioni dell'esterno che parlano di lavoro e forse ti porti addosso delle responsabilità. Vediamo quel cavaliere di spade alla fine. 10 di spade. Allora qua tu dai un taglio netto a qualcosa che secondo me ha a che fare con delle verità tue che vengono fuori, perché c'è una sfida, c'è lo sfidante qua con il sole. Alla fine il cavaliere ti libera da una situazione molto dolorosa, molto difficile. Qua mi dice che tu parlerai, decidi, tagli e rinasci da una situazione molto difficile. 10 di spade, 10 di spade. È un mese iniziatico, eh? Vediamo cosa ci dicono questi altri, gli angeli, per te. Agosto 2025, Toro. Qui abbiamo i segni con i quali ti puoi interfacciare in questo mese: relazioni, amicizie, casa, lavoro, del Cancro, del Sagittario, del Toro come te, del Gemelli, del Leone, Acquario. Ok, cosa ci dicono questi? Sì, il discernimento, devi imparare a discernere, questo va bene per me, questo non va più bene per me. Questa è la chiave. Non questa cosa è brutta, questa cosa è bella. Il discernimento è un'ottava superiore del giudizio, no? Questo va bene per me, questo non va bene più per me. Perché dice, hai le capacità di esprimere la tua creatività e il tuo estro. Successo nelle nuove idee, spiccato senso del dovere, lo vedo che ti porti addosso un po' di pesi, no? Quindi tu facendo questi accorgimenti vedrai che rinasci a una nuova vita. Cos'altro? La spiritualità è la chiave del tuo successo in questo mese. Il tuo cammino spirituale è benedetto e protetto, cercherai di armonizzare lo spirito con la materia, otterrai ricchezza spirituale. E poi tanto alla fine del nostro viaggio, questa lettura insieme, ti darò il rituale della buona riuscita, perché mi hanno sottoscritto il fatto che è necessario che tu pratichi per incarnare nella materia il successo di questo mese, ok? Andiamo a vedere gli altri oracoli nel frattempo sulla prima parte della stesa cosa ci raccontano. Jolly, ti sentirai un po' confusa o un po' confuso inizialmente, vedi? E no, ci sono delle questioni che non vanno più bene per te. Ti devi lasciare sorprendere da ciò che arriva.
ti devi aprire al nuovo, non dare niente per scontato, ti stai portando addosso dei pesi e no, non portarli più, anche se sei confuso, il dover fare, il dover essere, no, apriti al nuovo perché il nuovo, l'esterno ti sorprende, ok? Andiamo a vedere adesso sull'amore che carte ci danno. Mettiamo una carta oracolare sull'amore. Amore Toro, agosto 2025. Incontro con il vero sé, purezza di cuore. Mi dicono che ci sarà un incontro cuore a cuore con qualcuno in cui ti sentirai compresa, compreso. Però prima di farlo è necessario che tu entri in contatto con quella tua parte autentica, mi spiego? Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro in amore nel mese di agosto 2025? E qua c'è un 4 di spade, c'è un paggio di denari e 10 di bastoni. Io qua vedo una proposta che fai fatica un po' ad accettare, vedo 10 di bastoni, 10 di bastoni, ti sento appesantita o appesantito in questo mese, credo che sia per via delle responsabilità di lavoro, o qualcosa nel lavoro. Paggio di denari e lavoro, 10 bastoni lavoro, è come se hai bisogno più di riposare che pensare all'amore, questo sto vedendo. C'è la proposta, però è come se avessi bisogno, ti stai portando addosso dei pesi. Tanto alla fine ti do il rituale e poi andiamo a vedere come fare. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. Qua c'è un re di bastoni, 7 di coppe, 6 di coppe. Guarda, ti dico una cosa, qua c'è una persona che sta pensando di starti accanto, starti molto vicino. Ci sono queste coppe, no? A volte non sa come prenderti questa persona, però è una persona che agisce d'impulso ma anche ben radicata in se stessa. Mi parla di una persona che ha queste intenzioni, la puoi conoscere in questo mese o la puoi già conoscere. Mi parla in sé di coppie anche di una persona proprio ben predisposta a dei ricordi felici nei tuoi confronti, se la conosci già, o ha il cuore pieno d'amore. Il 7 di coppe, 6 di coppe mi parlano di emozioni, no? Magari può essere un po' confusa su come approcciarsi perché è una persona molto di impeto. Però ha una bellissima energia questa persona nei tuoi confronti col 6 di coppe. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te. 5 di denari, la giustizia, la regina di denari. Sai che cosa fai qua? Metti in chiaro i puntini su lei. Ti dico già che nel lavoro si sistemano delle cose e ti fanno stare più tranquillo, godendo dei tuoi frutti. Sarà questo il problema principale per te. Da che c'è una sensazione di perdita o di penuria, di sentirsi lasciati soli o di non sentirsi gratificati nel proprio lavoro, no. C'è la giustizia e la regina di denari e qua amici al centro ci sei tu. Ci saranno delle situazioni che si sistemano in ambito pratico, lavorativo della tua vita che ti permettono di godere dei frutti che hai seminato e stare tranquillo sul piano della materia, che sia lavoro, che sia economia, che sia il tuo fisico stesso. Mi dicono che ti riprendi. Ora, nell'amore io vedo che c'è la possibilità di sistemare qualcosa con qualcuno che non si è comportato bene e ti ha lasciato un po' da parte, o l'amore ti ha lasciato un po' da parte, diciamo. Però qua, se questo è il tuo caso, tu ti concentri soprattutto su di te e sul tuo benessere, non fai tanto caso all'altro quanto proprio fai caso all'amore di te, per te. Se invece hai già una persona, io qua vedo che c'è la riconciliazione con una persona, però al tempo stesso io ti vedo sulle tue, cioè mi riconcilio, però penso prima di tutto al mio benessere adesso, no? Energia positiva per te in amore, Toro. Il cavaliere di coppe, vedi, come vedi c'è un avanzamento d'amore, assolutamente sì. Energia negativa, l'asso di coppe, però tu la fai un po' attendere. C'è questo movimento, però tu è come se te la prendessi un po' alla larga, cioè un po' più lenta o lento. Vediamo cosa c'è insieme alla regina di denari. 3 di coppe. Guarda, io vedo che ti alleggerisci molto da questa pesantezza, 10 di bastoni, 10 di bastoni. Vedo che il tuo cuore torna a gioire, preferisci stare proprio con le persone, che fare dei brindisi, fare feste insieme, stare con le persone che ti amano, che ti appassionano, comprensive anche di questa persona. C'è una possibilità di riconciliazione? Sì. L'amore era un po' messo da parte per questioni che ti stressavano, comprensive anche del lavoro, della vita pratica? Sì.
te la prendi, cioè ci sei tu al centro, quello che tu, essendoci al centro, vuoi fare, lo farai, tra cui anche questa persona, anche condivisi con amici. Mi spiego? Fatto sta che una situazione di pesantezza si va ad alleggerire totalmente in questo mese, perché veramente ti accorgi che l'altro fuori da te è una persona che tocca le corde del tuo cuore, anche se non ti fai sopraffare da questo, va benissimo così. E qua io vedo proprio alleggerimento, qualcosa che non ti aspetti, che stai facendo tanta fatica, però alla fine qua tu prendi ferma risoluzione di fare delle cose, di pensare proprio a te. Adesso andiamo a vedere più nella profondità con i miei potenti oracoli lui-lei che trovate sotto all'info box in descrizione. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Può sembrarti una persona sicura di se stessa, lo vedevamo qua con Re di Bastoni, che sia uomo o donna non importa, Può sembrarti una persona sicura di se stessa, ma è una persona che ha le sue fragilità, va bene? Ok. Cos'altro? Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Mi fa venire in mente una persona che nonostante voglia stare con te, stare vicino a te, non gli importa se la fai attendere o... Non gli importa la tua fiducia, ok? Tu sali e non pensarci, viviamoci, ti dice. Sei la mia primavera e questa persona vuole un nuovo inizio con te, proprio l'archetipo della primavera, sai quando i fiori sbocciano, quella bellezza evanescente che non si può prendere, è proprio quella bellezza della primavera, ecco, quella sensazione lì prova questa persona insieme a te, sono bellissime carte. Vediamo cos'altro ti dicono queste altre. Amore, tra due mondi, qua ci sono i tuoi dubbi, no? Tic tac, il tempo divino, essere imparziali, la giustizia. Si risolvono le cose in amore, ti vedo alleggerirti da pesi che magari non sono tuoi, di altre situazioni pragmatiche della vita, e dai il tempo divino perché le cose si sistemano a livello relazionale e anche emotivo. Va bene? Ok, vediamo cos'altro ti dice queste. Amore fuggitivo, qua c'è qualcuno che rincorre e che scappa, mi sa che qualcuno rincorre te ma tu scappi. Amore litigioso, ci sono dei litigi tra te e qualcuno, e poi c'è un amore dichiarato, può essere, io qua vedo la riconciliazione con qualcuno per molte di voi, sei di coppe. Per altre invece che non c'è nessuno, potresti incontrare una persona sul luogo di lavoro con i quali inizia una comunicazione, ok? Da che magari ci può essere un po' di prendi e fuggi, un po' così, un po' tra due mondi, indecisione, che faccio, che non faccio, però qua c'è un amore dichiarato per te, sì. Ok, adesso ragazze mie e ragazzi, dopo aver fatto questa importante e imponente lettura, ti leggo, come ci ha consigliato anche già questa carta qui sulla spiritualità, qual è la carta del drago immaginale per te in questo mese e il rituale della buona riuscita affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi. Toro. Il drago, ci picchia come il drago, anche il quinto chakra ha a che fare con il drago, Cioè la comunicazione che ti ho detto prima, numero 40, vediamo. Allora, io sono il veicolo, ti trasporto con la forza delle mie ali, che sono le ali della perfetta creatività, e coltivo il gioco del puro piacere, che non ha oggetto esterno. Custodisco la purezza originaria di ogni cosa e sono animato dal fuoco del piacere immoto. Il piacere che non fugge mai via perché non dipende da nessun oggetto esterno.
Il drago è il simbolo di purezza e purificazione. È tempo per te in questo mese di lasciare andare i vecchi sensi di colpa. Ecco perché parlare, no? È il momento di perdonarti per davvero. E adesso mi sta dicendo praticamente che tu vuoi esprimere qualcosa dentro di te, ma ti senti in colpa per dirlo o farlo. Allora, fallo, ti dice in questo mese, perché il sole vuole emergere in te e ci avrai delle persone fuori che ti sollecitano questa necessità. Adesso ti do il rituale per la buona riuscita, come ci ha consigliato l'angelo della spiritualità, per realizzare questo intento, cioè realizzare i tuoi obiettivi in questo mese attraverso questo intento. Trova il tuo albero migliore amico. Se conosci un giardino oppure un parco, se c'è un percorso nella foresta che frequenti abitualmente e sul quale cammini periodicamente, ti consiglio di divenire migliore amico di qualche albero. Tutti gli alberi sono tuoi amici, ma uno di essi può essere il tuo migliore amico. È davvero bellissimo poter chiedere all'albero amico come sta, cosa ha sognato o che consigli ha da darti. Se hai scelto proprio quell'albero come migliore amico, non è stato un caso. Le forme, i colori, gli odori di quell'albero sono connessi alle tue memorie. Recenti teorie sostengono che le nostre memorie sarebbero registrate esternamente al nostro corpo, in un campo di energia chiamato campo morfico. La Kasha, per lo sciamanesimo, il quinto elemento, sarebbe quello sul quale si fissano le memorie. Periodicamente, ti dice la carta, ma specialmente quando ti senti oppresso, 10 di bastoni, 10 di spade, no? O frustrato, triste o ansioso, vai dal tuo albero migliore amico. Chiedi il permesso di avere un suo piccolo ramo, oppure delle foglie. Meglio se prendi delle foglie o rametti già caduti. Portali a casa e quando ti senti pronto, in un locale spazioso con le finestre aperte, brucia le foglie o il rametto passandolo con un movimento a spirale intorno al tuo corpo e chiedi allo spirito del drago, che è lo spirito stesso del fuoco, accendendo magari una candela, di aiutarti a purificarti da ciò che ti limita o ti incupisce affinché tu possa risplendere. Un alberello, una fogliolina, fai questo, bruci un po' il rametto, no? Gli fai uscire un po' di fumo e te lo giri intorno e chiedi al drago, che è lo spirito stesso del fuoco, aiutami a purificarmi da ciò che mi limita o mi incupisce, affinché io possa risplendere. E vedrai che ti togli i pesi di dosso, dici la verità, parli chiaro e realizzi il tuo obiettivo in questo mese, in tutti gli ambiti della tua vita, laddove stai mettendo attenzione, perché vedo della tensione a livello lavorativo qua, a livello di responsabilità tue pratiche. Però facendo questo, come ci ha detto già subito la prima carta, fai questo affinché tu, il tuo drago, cioè che il potere del fuoco, possa emergere in te e realizzare gli obiettivi che la tua anima si è prefissa in questo mese, che sono sempre obiettivi di realizzazione della tua spiritualità e incarnare quel potere spirituale nella materia. Conoscenze, relazioni amorose, stabilità, mi spiego? Facendo questo tu prendi più campi contemporaneamente affinché tu possa realizzarti. Va bene? Ok. Detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!